Buongiorno amici del canale, chi mi segue sempre sa che questa è una casa un pochettino conosciuta. Questi quadri sono stati fatti in una diretta, abbiamo visto come recuperare della carta da parati avanzata, degli sfridi che spesso le persone buttano per fare invece delle belle opere d'arte da mettere su muro. E questa carta da parati l'ho avanzata da questa parete. Dopo Franco me la fa vedere bene. E oggi metto mano a questo corridoio perché fino ad ora mi sono trattenuta, ma è un po' anonimo. A me piacciono le case comunque rilassanti, colorate, calde e personali. Un segreto: quando io sono partita tanti anni fa, più di 14 anni fa, con il restyling, una delle prime cose che mi ha affascinato è stato, rimodernare delle lampade, rimodernare un baule e le pareti a righe. E mi sono resa conto subito che non è per niente facile fare pareti a righe, soprattutto quando non si è mai stati magari abituati a colorare proprio delle pareti. Figuriamoci se la prima parete la facciamo addirittura a righe. E invece può essere molto facile seguendo alcune linee guida e un po' di trucchi che oggi vi faccio vedere. Non faccio una semplice parete a righe classica dove le righe hanno tutte la stessa dimensione, ma useremo due colori sfruttando anche il muro che è bianco. Quindi righe di diverse grandezze utilizzando colori che voi secondo me non andreste mai ad abbinare, ma oggi vi voglio stupire. E partiamo. Ormai lo sapete, io odio misurare con il centimetro e quindi anche oggi uso la mia livella perché le righe vengono benissimo con la livella. La livella mi aiuterà a misurare la parete perché io utilizzerò per spaziare il nastro e lei mi insegna, mi aiuta ad andare dritta da sopra a sotto. Perché? Perché questa livella ha un tastino che schiacci qua e si autolivella. Cosa vuol dire? Che sta sempre dritta, anche se per esempio lo stabile non è perfettamente dritto, i pavimenti sono storti, quindi è fantastica perché ti fa andare sempre dritto. Questa è la livella che io sto utilizzando, è meravigliosa, quindi se vi interessa andate a cercarvela. Addirittura questo sostegno che si può avvitare e questa parte che ha le calamite che si può attaccare a una finestra, un sostegno, oppure io che ho i cavalletti per le telecamere l'ho avvitata direttamente qui nel pernettino, quindi in 2 secondi avete fatto. Quello che utilizzo sono 2 nastri carta. Su questa parete utilizzerò 2 colori che a primo acchito vi possono sembrare strani: brocante e caramello salato, il mio marrone. Insieme sono pazzeschi e faranno un effetto quasi brandina vintage anni 70 del mare. Cosa faccio? Io ho la livella, partirò da quell'angolino perché voglio lasciare un po' di bianco intorno alla porta e inizierò a mascherare cosa non voglio colorare. Il nastro carta sarà in questo caso la prima mascheratura, poi metto il nastro carta per spaziare. Uso quello da 5 e quello da 2,5. Quello da 5 poi saranno le righe caramello salato, quello da 2,5 saranno le righe bianche. In mezzo ci sarà poi la riga brocante che sarà ovviamente misurata con la livella, però la faccio vedere tra un po'. Partiamo! Questo, ricapitolando, è il nastro di protezione perché non voglio sporcare da qui in poi. Qua ho messo un nastro da 5 e questa sarà poi la riga color corteccia. Quindi questo qua poi lo tolgo, mi serve solo per spaziare, per darmi la larghezza. Ho già messo la mia livella qui dove finisce il nastro e ora con un nastro da 2,5 maschero la seconda passata. Passaggio molto importante perché questo nastro da 2,5 coprirà la parte bianca che poi rimane tale, quindi deve essere preciso.
misuro 20 cm con il mio centimetro e metto la livella a 20 cm. Prendo il nastro da 2,5 e lo metto e continuo. Ho finito ora di mettere il nastro carta. Vi chiederete, ma questa quanto ci ha messo? Ci ho messo più o meno un'oretta e un quarto. Chi mi ha aiutato? Franco. Io partivo da su, lui partiva da giù, mi spostava la livella e mi aiutava a mettere il nastro di carta in mezzo, quello da 5, quando devo fare la misurazione per il corteccia. Quindi in realtà se lo fate da soli sicuramente ci metterete un po' di più, ma se siete in due, uno che misura e vi sposta le cose, ci metterete sicuramente di meno. C'è di peggio nella vita. Ora il primo trucco. Passare sul nastro carta un colore che sia o quello di fondo o simile a quello di fondo, quindi un bianco, in modo da mascherare completamente il nastro carta. Questo permetterà al colore che andremo a mettere di non sbavare sotto. Il primo trucco per righe perfette. Rullo e pennello. Pennello perché vado su in punta, dove l'attaccatura con il soffitto, e vado dritta, senza rischiare di sbavare con il rullo. Rullo perché faccio prima e vado a passare un colore chiaro, io passerò il clear sand perché il colore di fondo non ce l'ho, su tutte le parti in cui ci sono il nastro carta e le mascherature. Questo lo si fa proprio per evitare che poi il colore che abbiamo scelto per le righe sbavi. Non vi preoccupate se vedete che il colore è completamente differente, è normale. Quello che io sto passando è un avorio, il colore di base è un bianco molto bianco, un bianco ottico, ma tanto non si vedrà, perché qua sotto la riga ci sarà tranquillamente un altro colore e non andrà a sbavare. Quindi questo è il consiglio che vi do: prendete uno dei colori più chiari che avete, simili rispetto al vostro muro, e fate questo passaggio importante su tutti i punti in cui avete messo il nastro carta. È un passaggio che non dovete assolutamente dimenticare. Ricordate, le cose fondamentali per fare un bel muro a righe sono sempre due: passare un colore di fondo sul nastro carta, sempre. Se non avete il colore uguale, se non avete un bianco, piuttosto passate il protettivo che è trasparente e vi aiuterà. E la cosa più importante, la seconda cosa più importante, è togliere il nastro carta quando è bagnato, altrimenti rischiate di portarvi via il colore di fondo quando togliete lo scotch. Questo capita ovunque, anche sui muri più nuovi e appena creati. Occhio, eh! Continuo. Io oggi utilizzo il rullo con il manico più lungo. Guardate, faccio ancora meno fatica e faccio ancora più in fretta e uso il rullino a pelo corto perché mi aiuta tantissimo a fare questo effetto senza mettere troppo colore ma preciso. Quindi ricordatevi, se dovete fare dei muri, siete soli, il rullo col pelo corto o medio vi aiutano molto e il manico più lungo vi aiutano a non far fatica. Andate su che un attimo. Occhio quando fate questa cosa, se potete passate anche qui in centro perché evitate che il punto in cui finisce il colore del rullo faccia un minimo accumulo, un rigolo che poi si vedrebbe, così invece non si vedrà. Brocante con un rullo e pennello iniziamo a fare la rigona principale, quella più grande. Sicuramente serviranno 2 mani, perché? Perché questo muro era nuovo. Il colore che c'era sotto ha bevuto tantissimo già il l'avorio, il clear sand che abbiamo messo sullo scotch e come vedete beve molto anche questo colore. Io voglio essere serena e quindi a prescindere parto già con l'idea di fare 2 mani. Qua un chiodo non lo tolgo perché mi serve, visto che poi devo andare a rimettere il quadro che c'era già prima. Ricordate sempre che però la differenza tra pennello e rullo un po' si vede, quindi mi raccomando andate sempre a ripassare col rullo se passate col pennello. Ora andate al filo con lo scotch, mi raccomando senza oltrepassare la linea per evitare sbavature, e poi lisciate. In questo modo non ci saranno scalini tra la passata del rullo primaria e la secondaria. La seconda mano che poi daremo di brocante ovviamente definisce il tutto, non va ovviamente a far vedere nessuna imperfezione, ma la prima è un fondo che totalizza il colore e ci aiuta appunto a stendere questa bellissima tonalità su tutto il muro. Io ho usato il rullo
normale con il rullino in microfibra con il peletto medio. La prima mano di brocante sta asciugando, io con il pennello vado a stendere il caramello salato sulla riga stretta. Posso farlo solo a pennello perché la riga è da 5 cm e il rullo da 10, quindi sono obbligata a usare il pennello. Mi raccomando, una bella passata liscia omogenea andando a sfiorare ovviamente il nastro carta. Ricordate che i pennelli si possono usare sia in orizzontale che in verticale, quindi in realtà se volete essere belli precisi vi basterà fare così. Si va ovviamente a sfiorare il nastro carta sia a destra che a sinistra e in questo modo si fa tutta la prima mano anche di caramello salato. Sono due colori che insieme alla fine staranno veramente molto bene, fidatemi di me. E voilà! Togliamo tutti i difetti perché non vogliamo vedere pennellate brutte. Continuo. Seconda mano, come prima, sopra pennello per essere il più precisa possibile. E qua ragazzi bisogna veramente usare l'astuzia e l'ingegno. Perché? Perché se voi andate a far tutto e poi togliere lo scotch, il nastro carta vi porta via assolutamente la vernice sottostante e l'intonaco tutto. Quindi occhio, anche i nastri carta un pochettino più delicati potrebbero fare una cosa simile. Ora io andrò a stendere il colore qua, caramello salato, qua, brocante, e qua, caramello salato. E sapete quanti nastri carta tolgo? Solo questo, questo e questo, perché sono umidi. Per togliere poi questo, cosa faccio? Faccio il colore qui, 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 e dopodiché vado avanti a togliere pian pianino. Ogni volta che vado avanti tolgo 2 o 3 nastri carta, non di più, perché devo toglierli subito mentre è ancora bagnato. Quindi veloce. Anche qua rullo attentamente e mi sovrappongo con il nastro carta perché è importante inumidirlo, perché adesso ovviamente la prima mano si è asciugata e quindi in questo momento io ho un nastro carta asciutto. Ricordate sempre che è meglio prima fare la riga più chiara, poi la riga più scura, perché se per caso non vedete bene e andate a sbavare un pochettino sopra il nastro non avete nessun problema in questo caso, perché tanto col colore più scuro andate a ritoccare e a coprire immediatamente. Io qua vado anche intorno al mio chiodo delicatamente, ma devo sempre essere veloce perché non devo permettere al muro di asciugare prima di togliere il nastro carta. Ricordate che se fate una cosa del genere ad agosto o luglio, quando fa molto caldo, dovete essere ancora più veloci perché la temperatura influisce molto. La seconda mano, come vedete, copre veramente bene. Come notate la seconda mano è definitiva, io sto sempre usando il rullo medio esattamente come prima e sono molto soddisfatta di questo risultato perché la prima mano ha assorbito leggermente sulla superficie che era tanto porosa, ma la seconda copre, tonalizza, totalizza ed è lavabile, quindi questa parete sarà anche molto resistente in futuro. Come prima col caramello salato metto il pennello sia in verticale che poi per totalizzare in orizzontale, ma io preferisco lavorare in questo modo perché sono ancora più precisa. Poi ovviamente ripasso un'ultima volta delicatamente per togliere alcuni eccessi, ma quando poi vedo ben da vicino faccio attenzione. Dovete comunque, ricordate sempre, sovrapporre un po' al nastro carta perché altrimenti non lo bagnate e se non lo bagnate lo togliete asciutto. Quindi occhio, attenzione, mi raccomando, deve essere umido. Il trucco è proprio questo, inclinare il nastro carta in questo modo, in modo che faccia questo angolo, toglierlo subito appena si è finito di fare la riga. In questo modo, come vedete, viene perfetta, non ci sono sbavature, ma soprattutto non si scrosta il muro e il nastro carta non si porta via neanche il colore.
Ricordatevi che è fondamentale l'inclinazione del nastro carta, eh. Non potete pensare di tirarlo strappandolo così in avanti, no, sempre facendo questa angolazione. Perfetto, che bello. Anche questo restyling è finito e oggi sono soddisfattissima per la precisione, perché vi dico la verità, subito il piano non era questo. Il martirio, ovvero Stefano, mio marito, voleva delle righe non precise, voleva che io le facessi tutte a mano libera. E anche io sarei stata felice di questa cosa, evitando di mettere un'ora, franco, un'ora e mezza di nastro carta. Però in effetti la precisione mi piace molto, la simmetria. E ora che è tutto finito e vi ho dato i giusti trucchi per fare delle righe perfette anche sul muro, che sono decisamente ostiche, perché sapete bene che spessissimo il muro scrosta e porta un sacco di insidie, sono molto molto soddisfatta. I quadri stanno ancora meglio, sono una parete un po' più vivace e mi piace ancora di più perché la parete si collega alla carta da parati. Anche se sono toni tutti diversi, Magic Paint mi stupisce sempre perché sono veramente perfetti insieme. Sunset Blue, c'è la foglia oro, c'è questo sugar paper della carta da parati, caramello salato, brocante, 1000 colori, eppure quanto stanno bene insieme. I colori Magic Wall e Magic Paint li trovate sul sito elisirhome.com. Mi raccomando però, i rivenditori Magic Wall sono pochissimi. Se vai sul sito magicpaint.it c'è una categoria, rivenditori Magic Wall. Solo quelli che sono in quella categoria hanno queste pitture eccezionali. Mi raccomando però, mai cercarle su Amazon, perché non ci sono e Magic Wall non è una semplice pittura murale. Ciao!